Buongiorno a tutti quanti. Oggi siamo qua, come vedete dallo sfondo, a casa di Rasoi Goodfellas e non possiamo che provare la novità Najran di Officina Artigiana. Allora, profumazione fantastica, fantastica. Chi ama e conosce Black Afghano non può che essere completamente convinto di questa profumazione. Nel frattempo che lo useremo vi dirò un paio di cose. Tanto sapone fedelissimo a Black Afghano originali, il più fedele in assoluto che io abbia sentito fino ad oggi, quindi veramente tanta roba. Siccome è abbastanza morbido, penso anche che sia derivato dalla profumazione, non solo dalla maturazione del sapone, ma anche dalla profumazione legnosa calda. L'ho messa sulla scatola, eccola qua, calda. Ho messo un po' di sapone all'interno e ci proviamo il pennellino della Goodfellas sintetico. L'altra volta avevo provato quello nero, per i miei gusti un po' morbidino, questo qua è un po' più sostenuto, quindi andiamo un attimino a provarlo. Dopodiché proviamo lo stiletto in alluminio ma con la piastra nera che mi mancava da provare, sono proprio curioso di vedere come va, armato di Shark Stainless. Purtroppo qua le mie Rapira Swedish non ci sono, ma va bene lo stesso. E poi altra bella novità che mi dà soddisfazione, finalmente posso dire vediamo come va, vediamo se riesco a dirlo, Dawn of Glory. Però c'è una novità, quelli che trovate adesso vi farò vedere, tanto mi sciacquo il viso e dopo vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere. Lamentavo il fatto che fosse molto diluito, ok? E adesso è diventato più concentrato. Quindi lo proviamo. Difatti adesso si sente una densità veramente maggiore. Non arriva ancora ai livelli secondo me del Noai o del Barber Mine come densità, però a confronto di prima che era veramente diluitissimo, adesso è più concentrato, c'ha già molto più senso secondo me. Adesso però vediamo anche in rasatura. Farò fatica con un sapone che comunque ho usato poco, che non conosco, ma avrò modo di provare. Bene, passiamo. Vi dico che la profumazione già col sapone dentro la scatola viene su molto bene. Se dopo maturando il sapone riuscirà a rendere ancora meglio, ragazzi, ben venga. Ben venga. Però vi dico che già così, aspetta che mi appoggio nella tavola, se no. Ecco, quando mettete i saponi nella scatola, magari lavorate piano, però se vedete che proprio tira tanto, perché logicamente il calore assorbe l'acqua, ci mettete giusto 2 gocce d'acqua, in modo da caricare bene il pennello. Però dopo il montaggio ce lo andiamo a fare in viso. Se sentite un po' di chiacchiere nello sfondo, portate pazienza, ma sono qua con degli amici del gruppo che dopo verranno a fare un salutino. Allora, profumazione ragazzi, io Black Afghano ce l'ho, cioè ce l'ho avuto, ce l'ho e quindi vi posso dire che veramente è lui. Allora, l'originale Black Afghano
fa parte della linea dei nasomatto di Alessandro Gualtieri, ok? Invece Mare Moto, a cui è ispirato Mega Mare, è la linea degli Orto Parisi. Diciamo che se Mega Mare è una profumazione, tra virgolette, che o si ama o si odia, probabilmente, comunque è stata la profumazione di punta di Orto Parisi, sicuramente Black Afghano è la profumazione di punta della linea Nasomatto. Che profumazione è? Allora, l'originale è che comunque questa si adagia veramente, veramente molto, forse ancora di più di Mare Moto. Vuole richiamare un'alta qualità di hashish, ok? E quindi per ricreare questa profumazione di hashish che cosa hanno fatto? Hanno messo delle note balsamiche. Questo è il primo ordine che puoi confermare. Portate pazienza. Dove c'è dentro? Mare Moto, pesci, mare Moto. Li devo mettere in riga qua perché sennò... Scherzo, dai. Praticamente c'ha delle note balsamiche, ok, che richiama proprio la resina, ha delle note legnose che richiama comunque il legno della pianta, delle note leggermente verdi e anche delle note floreali, perché comunque la resina della marijuana, quindi per creare l'hashish, viene dal fiore. Allora, è normale, adesso non è che ti senti come se ti fossi fumato una canna, ok? Non stiamo parlando di questo, però è molto evocativa come profumazione proprio perché richiama delle note molto maschili, molto piacevoli ed eleganti. E io le trovo qualcosa di veramente innovativo e fantastico, quindi una profumazione che sicuramente, se Mare Moto può dividere molto di più, questa a noi maschietti ragazzi fa impazzire. Dopo vi parlerò anche dell'after però, perché sull'after c'è qualcosina di un po' diverso. Allora, vi dirò, il feeling con lo stiletto con la piastra nera è subito molto interessante. Adesso però bisogna radarsi prima di parlare. Profumazione che si dovrà... qua c'è un brufoletto, portate pazienza, che si deve ancora bene aprire nel sapone, ma che comunque già si sente. Si capisce che non è una profumazione timida. Molto interessante sta piastra qua, perché era già delicata comunque l'altra, ma portava a un buon risultato. Questa mi dà ancora più feedback in viso la lama e trovo veramente interessante. Veramente interessante. Sapone già presta benissimo, veramente. Me lo ricordavo su Mare Moto, ma la qualità è quella, ragazzi. Profumazione veramente fantastica. Si sente bene, soprattutto appena lo si applica, si sente molto il cisto labdano. E lo riconosco bene perché uno dei miei primi profumi che ho recensito sul canale era proprio Attaque des Soleil di Eti Libre d'Orange, che è praticamente il cisto labdano, è la nota principale. Quello è veramente troppo perché è quasi acido, è un balsamico veramente estremo. In questo caso gli dà quella nota, tra virgolette, balsamica, ok, alla profumazione. Ma dopo sono queste note verdi, leggermente floreali, soprattutto legnose e ambrate, che comunque lo rendono più caldo, dolce e avvolgente.
sul sito, quindi devo verificare che il sito è La lama è più presente, quindi comunque è un rasoio che porta il risultato e non da sottovalutare, ma gestibile. C'è poco da fare comunque con questa nuova base di officina artigiana e parecchi passi sopra, anche se sarà solo per burro di karité quello che volete, ma da Maremoto in poi si è aperto proprio una parentesi di quelle incredibili, sia sul lato secondo me profumazione, perché qua batte gli americani, qua batte nomi altisonanti, sia per le prestazioni del sapone che adesso, ragazzi miei, cioè è assolutamente da prendere in considerazione. Solo che se Maremoto era una profumazione più complicata, che magari anche le nostre donne, non tutte, può piacere, questa di sicuro riscontrerà più successo. Bene, facciamo i ritocchini e dopo passiamo all'aftershave e lì vi racconterò un'altra cosina interessante. Comunque veramente con pochissimo sapone mi sono fatto una sbarbata micidiale. Sono riuscito a farmi le 3 passate. Adesso dovrei quasi caricare un filino di più, però devo fare solo i ritocchini, quindi vado a passare col dito. Ci portiamo a casa il BBS, perché altrimenti che sbarbata è. Ah sì, scusa, certo. Ragazzi, piastra nera la sto preferendo a quella base, perché comunque mantiene una certa delicatezza, ma vi dà quella profondità di taglio in più che ci sta tutta. Bene, basta. Mi si sono aperti solo il solito red point qua e uno qua, che sono quelli che mi porto da una settimana, da quel video fatidico, però il resto rosatura perfetta. Allora, questo metto due dentro e dopo lo piato. Qua ragazzi chiacchierano come se fossero al mercato, non interessa niente a nessuno. Va bene così. Bene, adesso ci spariamo direttamente l'aftershave e qui vi dirò una cosina però, perché è giusto dirla. Qui c'è dentro, e si sente, qui c'è dentro un componente famoso Eridione, se non mi sbaglio, spero che si dica così perché mi sta un attimino sfuggendo, ma penso di sì. Comunque questo componente è un mix di gelsomino e mughetto, o comunque gelsomino. Allora, devo dire la verità, appena applicato, perché l'ho provato anche prima l'aftershave, e vi dico che subito mi ha lasciato un po' così, perché abituato alla profumazione di black afghano, qui ti senti un attimino sconcertato da questa nota quasi che rende più dolce e floreale la profumazione, e mi ha detto cavolo, però sì, così ci assomiglia un po' meno.
È vero anche che però rende più facile, un pochettino più portabile secondo me la profumazione, ed è probabile che così piaccia anche un po' di più alle vostre donne, al di là dell'effetto che dicono che possa o non possa fare, non lo so, però sicuramente rende la profumazione più facile, più portabile, più all season, cioè un after così lo puoi mettere anche una sera d'estate, per dire, senza nessun problema. Invece la profumazione proprio già del sapone, o comunque se verrà fatto anche l'eau de parfum con la stessa profumazione, è un po' più calda, un po' più pesante, così è veramente piacevole. Dopo un quarto d'ora che ce l'hai su, queste note un po' floreali, rimane un po' l'addolcimento, però se ne vanno un po' e quindi dopo ritorna sulla profumazione del black afghano, quindi secondo me ci può stare tutto quanto, sia come idea che anche, insomma, ecco, l'effetto finale, ecco. Può sconcertare appena messo, perché ti aspetti una cosa mentalmente e te ne arriva un'altra, però guardandolo in modo razionale è veramente tanta roba, ragazzi. Dovete però aspettare quei 10-15 minuti che questa parte esperidata, questa parte profumata, diciamo, di fiori bianchi se ne scenda un pochettino verso le note di cuore e di fondo, che allora ritorna il nostro famoso, la nostra famosa profumazione ispirata a black afghano. Comunque, gran bella novità, ragazzi, profumazione fantastica che sono sicuro al 100% che vi piacerà. Sono contento anche, mi sono trovato bene, meglio anche col Dose and Glory. Io ho un po' le mie preferenze, ve l'ho detto, però da prima ad adesso è un passo in più. Bello, bello. Piastra nera l'ho preferito ancora di più, che già mi piaceva quell'altro, ma questo qua secondo me, per chi ha un po' di mano, piastra nera direttamente, secondo me. Chi vuole un upgrade ci sta perché la differenza si sente. Pennellino, vi dico, per me c'è di meglio, ma a questo prezzo qua sinceramente la resina è fatta bene, il pennellino è bello, il ciuffo lavora bene, non gli si può dire niente, non sembra che mi ha 18 euro, che cosa gli vogliamo dire a un pennello così, ecco. Sintetico, fa bene il suo lavoro, il prezzo è contenuto, in più sotto nella descrizione c'è il 5% di sconto e se cliccate sul link date anche una mano al canale, ma quella è una cosa vostra se vi va di farlo. Vi ricordo però che perché il link mio vada effettivamente dopo a darmi anche una mano a me, al canale, al gruppo, dovete avere già l'account praticamente collegato, ok? Cioè non potete entrare dal link e dopo mettere dentro le vostre credenziali, quindi se siete già con l'account attivo il link avrà funzione, altrimenti bye bye. Dai ragazzi, vi saluto, mi son goduto, adesso passano di qua a fare un salutino sia il padrone di casa, i due ragazzacci che mi sono portato dietro. Ecco, pensa a te, dai, venite qua a fare un saluto veloce, dai, un salutino veloce. Adesso arrivano a fare un salutino e dopo vi saluto anch'io. Proviamo l'after. Ecco, adesso arriva la seconda dose di after praticamente, di aftershave. Eccoli, sono in arrivo all'arrembaggio. Te l'ho messo poco perché non so se Poco. così va bene. Va benissimo. Ok. Buono. Ciao ragazzi. Nasiran sarà un gran Salute, successo, saluti. Ciao Alla ragazzi. goccia, aspetta, la No. goccia, che ciao ragazzi, fai vedere No. che bevi. Esattamente. Dove? Non fai finta. Salute. No. Che tra l'altro è anche buono. Esatto. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bye bye.